Ciao a tutti, amici del cancro. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche generali per la prima metà di ottobre 2022. Ok, wow, apriamo con la carta del mago. Energia di nuovi inizi, di novità, di movimento, di azione. La carta del mago è una carta che ci parla di qualche azione che si sta per compiere o che si deve compiere, insomma, per riuscire ad ottenere il tipo di realtà che voi state desiderando, che state cercando di manifestare. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi vogliono dire. Vi ricordo comunque che sono letture fatte per un collettivo, sono generali, quindi potrebbe essere che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e il resto lo lasciate semplicemente andare all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se per caso volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Nella descrizione qui sotto poi troverete la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Bene. Ho cambiato modo di fare la lettura e vediamo come va. Avevo voglia di cambiare un po' e quindi ho scelto un altro schema per fare la lettura di ottobre. Allora, la prima carta è wow, l'imperatore. Qui, ragazzi, sento che ci sarà un inizio di tipo concreto. Abbiamo l'imperatore che ci parla sempre di qualcuno che deve seguire delle regole, deve seguire una certa logica, una certa costanza nell'applicare quelle che sono le regole che voi stesso o comunque che l'imperatore si mette per riuscire a raggiungere l'obiettivo. Vi ricordo che qui avete una carta che parla di manifestazione. Ok, andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi danno. Allora, abbiamo un 9 di spade, la torre, un fante di bastoni, un 8 di pentacoli al contrario. Qui abbiamo un asso di spade, spero che si riescano a vedere tutte le carte. Ok, vediamo che altro. La regina di spade e poi qui abbiamo un 8 di spade e un asso di coppe. Bene, come vi dicevo, voi siete dritti, diretti verso questa sorta di obiettivo che è, il mago, no? L'imperatore per molte persone potrebbe fare riferimento a quello che è una casa, una situazione, diciamo, non tanto una casa nel senso di quattro pareti, anche se potrebbe essere, ma più una casa in senso di famiglia, in senso di dove mi sento a casa, ok? Mm, Abbiamo poi anche questo lato della stesa che ci parla del fatto che c'è probabilmente bisogno un attimino di, diciamo, prendersi cura di se stessi, mi viene da dire. La carta del fante di bastoni è una carta che parla di egoismo. In questo caso sento che potrebbe essere legata comunque ad un sano egoismo, perché qui qualche tipo di dinamica a livello relazionale è cambiata, si è rotta, qualche tipo di sicurezza inerente una collaborazione, potrebbe essere una relazione, potrebbe essere un'amicizia. Abbiamo poi quest'otto di pentacoli al contrario e sento che qui fondamentalmente sento che molte persone vorrebbero essere appoggiate di più, mm, però manca quel tipo di appoggio se vogliamo dall'esterno.
avete comunque un 9 di spade, eh? Il 9 di spade è sempre quella carta che parla di pensieri, di preoccupazioni, di ansie. C'è qualche tipo di preoccupazione in questo momento e vi dico che per parecchie persone potrebbe essere riferito, come dicevamo prima, alla casa, una situazione di stabilità, diciamo, perché comunque la carta centrale della stesa è l'imperatore che parla appunto di stabilità, è una carta di potere materiale. Quindi è un qualche tipo di, diciamo, energia che per molte persone sarà improntata in quello che è il lavoro piuttosto che la situazione abitativa. Poi magari per qualcuno potrebbe anche fare riferimento a una questione di stabilità interna, stabilità interiore, il sentirmi a casa indipendentemente da dove io sia. Mm? Ehm, Qui, come vi dicevo, per molte persone fa riferimento a un obiettivo ehm, da raggiungere, diciamo, a livello lavorativo, mi verrebbe da dire, o comunque c'è una sorta di obiettivo, ehm, dove però, ecco, forse manca un po' quello che è una chiarezza di idee, è per quello che avete l'imperatore. Io qui sento che dovete mettere dei paletti, mettere delle regole, fare le cose con costanza, in modo quotidiano, in modo da poter girare quest'otto di pentacoli, poco alla volta, giorno per giorno, ok? Qui c'è qualche cosa che... eh, sì, sento che sarà una fase molto determinata. Per molte persone si tratterà veramente di, come vi posso dire, di partire per quel tipo di direzione, fare i propri programmi e applicarsi e darsi a questo tipo di obiettivo in tutto per tutto. Nonostante comunque abbiate l'otto di spade, perché l'otto di spade parla sempre di quello che sono i sentimenti negativi, o meglio, il modo di vedere negativo, no? L'otto di spade è rappresentato da una persona bendata, quindi c'è qualche cosa qui che probabilmente non riuscite ancora a vedere a pieno perché vi manca, diciamo, la visione generale, la visione globale a 360 gradi. Però qualsiasi sia il tipo di direzione che prendete, ehm, sarà molto proficua per voi, sarà molto proprio abbondante sia a livello di appagamento personale, sia a livello monetario, sia a livello di flusso di soldi, magari non sono tanti, ma sono pochi, e però sempre spesso. Quindi sento che questo periodo di ottobre, questa prima parte di ottobre, sarà, diciamo, rivolta alla vostra stabilità, a ricercare un qualche tipo di stabilità nel quotidiano. Ehm, sì, diciamo non proprio, come vi posso dire, è una cosa vostra. In questo momento non sento che la vita sociale sia molto attiva, sinceramente, per molte persone, perché siete tanto focalizzati su questo obiettivo, che può essere appunto la casa, il lavoro. mm? Ehm, per qualcuno ci potrebbe essere la possibilità di conoscere una persona che vi dia qualche idea in più per quello che riguarda questo obiettivo, questo tipo di stabilità che state cercando, ok? E per molte persone si tratta di trovare la stabilità anche, diciamo, con il proprio figlio, con la propria figlia, con il cane, il gatto, con quello che è il nucleo familiare. Qui abbiamo comunque sempre una carta della torre, quindi qualche tipo di rottura, probabilmente ci sarà qualche tipo di litigio, qualche tipo di caduta delle sicurezze, ok? Ricordo che avevamo un 8 di pentacoli al contrario, l'8 di pentacoli è il lavoro, è la carta del lavoro costante, che è un po' anche quello che fa l'imperatore per arrivare dove è. Quindi c'è qualche cosa qui, diciamo, da ridimensionare. Sento che avete bisogno di sviluppare la determinazione in questo senso, ok? Perché probabilmente partite da una situazione che non è proprio male, nel senso una sorta di sicurezza ce l'avete, ma qui bisogna andare oltre, bisogna andare verso il prosperare, ok?
però sento che appunto, diciamo che avete un 8, un 9 di spade e la carta della torre, quindi sì, qualche tipo di dinamica a livello mentale è da pulire, se volete, perché ricordatevi che comunque la carta del mago parla di legge di manifestazione e se avete, diciamo, il cervello intasato da tanti altri pensieri che distraggono il focus, diventa poi difficile manifestare, ok? Quindi e anche la torre arriva per portare pulizie, normalmente è un crollo dell'ego, quindi qui potrebbe essere che in questo periodo ehm, ci sarà qualche avvenimento, qualche tipo di fatto che vi farà un attimo ridimensionare il vostro punto di vista. Non lo sento un periodo negativo, anzi, andate verso la prosperità, vi dico, abbiamo un asso di coppe qui. Quindi sento che si tratta di trovare la propria realtà. Guardate, nel mazzo di Osho la carta dell'imperatore si chiama Ribelle e mi piace molto perché indica che ognuno di noi fa le proprie regole e qui si tratta di far cadere l'ego, quello che si suppone che sia, diciamo così, accettato dalla società. Ok? Quindi si tratta di fare le proprie regole, di andare avanti con determinazione, perché qui avete comunque una regina di spade. La regina di spade è proprio quella persona, guardate, per qualcuno potrebbe essere utile se il periodo Toro è veramente importante, dove magari c'è una forte destabilizzazione, magari qualcuno perde la casa oppure si interrompe un'unione. Ecco, se questo periodo fosse davvero tanto forte per voi, con la regina di spade, qui il consiglio è di risvegliare il divino maschile, quindi di iniziare a fare un lavoro di presa di consapevolezza, di ridimensionamento dei sensi di colpa, un lavoro di pulizia, come vi dicevo già un po', no? Prima. Ehm, Andiamo a vedere con i tarocchi di Osho. Scrivetemi poi nei commenti se come vi trovate con questo tipo di lettura, insomma. È un po' diversa dall'altra, ma credo che sia un po' più ampia. Andiamo a vedere con Osho. Abbiamo l'integrazione. Wow, e nessuna cosa, sono due arcani maggiori. La temperanza e il Papa. Qui c'è bisogno di guarigione, ragazzi. Vi dicevo, l'integrazione, integrare il maschile con il femminile. Ok, qui si tratta di fare un lavoro sul divino maschile, perché il divino femminile è quello che sente, quello che diciamo è collegato all'impulso energetico della creazione, mentre il divino maschile è collegato alla mente, alla comprensione. E sento che in questo momento è proprio la comprensione che voi dovete su cui dovete lavorare, ok? Che dovete ampliare. Però guardate, qualsiasi sia il nuovo tipo di inizio che state affrontando, vi dico, c'è a ottobre un apporto extra di abbondanza, c'è quello che è uno schiarirsi le idee, se vogliamo. Quindi si va verso quello che è il 4, scusate, e che è l'imperatore, che è una carta numero 4, che parla di una certa stabilità proprio da un punto di vista anche economico, finanziario. Magari non ci saranno grosse cifre che arriveranno, ma sarà l'inizio di un qualche cosa di promettente. E qui dicevo, l'integrazione appunto parla del divino maschile e del divino femminile, del riequilibrare, no? E poi abbiamo nessuna cosa, che è la carta del Papa. Qui è un po' come se vi dicessero, ehm, guardate, le sento un po' collegate in questi due mazzi perché in questo è come se vi dicessero hai una lavagna nera e tu ci puoi scrivere sopra il tipo di realtà che vuoi. È come se fosse il nulla prima come si della rinascita. Rinascimento mi veniva. Prima della rinascita, ok?
Quindi la carta del Papa è una carta di grande potere spirituale. Vi faccio presente che avete il potere spirituale maschile rappresentato e il potere materiale maschile, il divino maschile. E io qua quello che vi dicevo era proprio quello di risvegliare il divino maschile. Il divino maschile si tratta di azione e giustamente abbiamo il mago che è una carta numero 1, che è una carta yang, quindi proprio di divino maschile, diciamo perché nel Tao la parte nera rappresenta la donna, ok, la notte per capirci, la luna, e la parte bianca rappresenta la parte maschile, l'uomo, il sole, il giorno, la parte dell'azione, perché di giorno si lavora, si fanno le cose, si agisce, mentre di notte si riposa, si vive, diciamo, una fase passiva. E in questo momento c'è bisogno di riequilibrare proprio questi due lati, un po' il ok, penso, valuto, vedo cosa fare, piuttosto che il mi muovo e faccio delle cose in modo concreto. Ok, andiamo a vedere una carta da parte di questi oracoli. Potrebbe essere utile per molti iniziare un percorso di terapia, con uno psicologo, perché giustamente per aumentare la comprensione bisogna aumentare la conoscenza, quindi se non siete persone a cui piace magari leggere o diciamo fare un percorso per conto proprio, potrebbe essere utile per voi appoggiarvi a qualche tipo di terapeuta. Wow, carta numero 22, benedetti. Quindi ragazzi avete un inizio, avete la carta di benedetti. Qua le carte vi vogliono dire che in questo nuovo percorso di vita, in questo nuovo ciclo di vita, in questo periodo di prima metà di ottobre, diciamo così, vi dico nuovo ciclo perché avete un mago qui, due assi e queste carte che sono carte di fine e rinizio. Quindi c'è qualche tipo... E guardate, quando arriva la torre, normalmente è un avvenimento, diciamo, esterno, non controllabile da voi, che in qualche modo influenza le dinamiche e gli equilibri della vostra vita. Però qua mi dice che c'è qualche cosa, l'universo, che sta lavorando per voi, che questo tipo di rottura, qualsiasi rottura sia, rottura di schemi, rottura di una relazione, rottura di un contratto di lavoro, qualsiasi cosa sia, è per il vostro più alto bene. È lì perché l'universo vi sta facendo cambiare strada, perché lì dove eravate non vi fa star più bene. Ok, un'ultima carta per gli amici del cancro. Andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte dell'universo. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi hanno sempre sostenuto, che mi stanno sostenendo e che continueranno a farlo. E se volete farlo potete mettere un like, iscrivervi, condividere, commentare o lasciare una donazione. Ok. Ok, che belle. Allora, praticamente qui vi dice che in un certo senso l'universo sta vegliando su di voi e vi metto questa carta, benedetti, e vi ricorda che noi siamo i creatori della nostra realtà, ok? Quindi ehm, siete voi i registi, diciamo così, del vostro film. E giustamente avete il mago, si parla di legge di manifestazione, ok? Si tratta di visualizzare qualche cosa, qualche tipo di sogno mm? E di crederci. Credete in voi stessi. Credete in voi stessi perché se non lo fate voi per primi, nessun altro lo farà. Amici del cancro, questo è quello che ho per voi per la prima parte di ottobre. Scrivetemi nei commenti come vi sembra questo tipo di stesa. Io vi ringrazio di essere stati qui con me e vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.